I cavalli mi hanno insegnato veramente un'infinità di cose. La cosa principale che mi hanno insegnato è quella di riuscire a comprendere, capire, interpretare, leggere un punto di vista diverso dal mio. Passare del tempo semplicemente come sto facendo in questo momento da terra, senza per forza l'idea di salirci sopra come una motocicletta. Sono Eric Ichi e sono il fondatore e presidente di IHP Italian Horse Protection. IHP dal 2009 si occupa di tutela dei cavalli un po' a 360 gradi. Quindi noi in questo posto accogliamo cavalli provenienti da situazioni di maltrattamento o che rischiavano la macellazione o comunque maltenuti e attuiamo un recupero psicofisico. In giro per l'Italia invece facciamo tante altre attività a difesa dei cavalli, a partire dalle investigazioni contro i maltrattamenti e gli abusi. Il cavallo è l'animale in assoluto più usato tra tutte le specie animali perché lo troviamo in qualsiasi attività umana si possa concepire che abbia come oggetto l'uso, lo sfruttamento, l'abuso di animali, dall'allevamento alla macellazione fino all'impiego specifico appunto nelle corse, nei maneggi, negli sport equestri, fino ad arrivare ad ambiti di criminalità vera e propria come le corse clandestine. Ho un legame con ogni singolo animale che in questo momento è presente qui. Uno di quelli che racconto più spesso è l'Apo, che è appunto uno dei cavalli che sta qui alle mie spalle, perché è stato il primo cavallo proveniente dalle corse clandestine in cui ci siamo imbattuti. È un animale completamente svuotato da un punto di vista di anima, completamente devastato da un punto di vista fisico. Ma mi ha colpito anche poi in senso positivo, perché nel giro di pochissimo tempo è rinato con una fiducia negli umani riacquistata in una maniera che ha veramente dell'incredibile, considerato quello che ha dovuto passare prima, perché proveniva dalla Sicilia, viveva in un garage, era pieno di ferite, di ricuciture. Ecco, lui è stato sicuramente un emblema di quello che può significare brutalmente la cattiveria delle persone. Questa è la zona di eventuale ricovero, è la zona dove poi operiamo più frequentemente, prepariamo i pastoni per i cavalli anziani 24 ore al giorno, stanno come li vedrete adesso, quindi hanno delle grosse porzioni di terreno, hanno i ripari naturali. I più anziani li teniamo un po' più vicini all'infermeria perché ovviamente sono soggetti un po' più delicati. Abbiamo dei cavalli con handicap abbastanza importanti, abbiamo 3 cavalli ciechi e 2 semiciechi e quindi dove ci sono i ciechi ormai hanno il loro gruppo consolidato che si conoscono perfettamente, stanno insieme, hanno il cavallo guida. Le prime due, queste 2 Saure, provenivano dalla Francia, erano state impiegate nel trotto per tanti anni, avevano fatto gare. Quindi per farla breve noi le abbiamo intercettate che erano già dentro un mattatoio in provincia di Reggio Emilia pronte per essere macellate. I cavalli mi hanno insegnato veramente un'infinità di cose. Alcune è facile anche descriverle a parole, altre se non si entra in questo tipo di relazione è veramente difficile. La cosa principale che mi hanno insegnato è quella di riuscire a comprendere, capire, interpretare, leggere un punto di vista diverso dal mio. I cavalli hanno un sistema di apprendimento che è veramente diverso sia dal nostro sia da quello degli animali con cui siamo più abituati a relazionarci, il cane, il gatto, ed è uno sforzo non da poco quello di entrare a comprendere il loro sistema di apprendimento per poter entrare anche in una dimensione di comunicazione e poi di relazione. Il mio primo contatto con i cavalli è stato, come uso dire io, tradizionale, nel senso che li ho conosciuti tardi, ero già più che adulto, trascinato da un'amica a frequentare un maneggio e a prendere lezioni di equitazione. La mia percezione di questi animali cambiò quando decisi di avere un cavallo mio e decisi di prendere un cavallo che era pronto per essere venduto in quel posto perché era considerato un cavallo pazzo, un cavallo nevrile, un cavallo ribelle. Quello che successe, e successe per puro istinto, fu di decidere di attuare con questo cavallo quello che mi veniva più spontaneo, abbandonando quello che mi era stato insegnato, quindi non più sottomissione ma gioco, partecipazione, cercare di capire quali potessero essere i meccanismi per entrare in relazione con questi animali, passare del tempo semplicemente come sto facendo in questo momento da terra senza per forza l'idea di salirci sopra come una motocicletta. Questo mi ha acceso una serie di lampadine, intanto sul fatto che i cavalli sono veramente poco conosciuti e questa scarsa conoscenza spesso crea gli abusi, e dall'altra parte, siccome io ho sempre collaborato con associazioni di difesa animali, mi sono reso conto che neanche le associazioni di difesa animali sui cavalli riescono a fare un focus specifico perché è un mondo che non conoscono. Dal nostro punto di vista le persone stanno lentamente acquisendo sempre più consapevolezza. Purtroppo però questo cambiamento su larga scala ancora stenta a avvenire, e stenta a avvenire per un preciso motivo, perché gli interessi commerciali in gioco sono ancora molto forti, le lobby politiche sono estremamente impattanti e che quindi le normative siano ferme lì, non si muovano di un millimetro. Questo è il passo che noi dobbiamo fare e lo dobbiamo fare noi operatori
che stiamo dall'altra parte e che dobbiamo essere bravi a lavorare meglio insieme in maniera più impattante, anche più professionale, ma a unire le forze.